Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Dopo aver parlato di calcio giocato con l'amichevole tra Monaco e Inter e in attesa della sfida di domani contro il Monza, torniamo a parlare di calciomercato, quindi le ultime sulla situazione Lookman. In mattinata si era diffusa la notizia di uno stop alle trattative, poi è stato corretto il tiro e andremo quindi a vedere quali sono le ultime, quali possono essere le eventuali alternative che l'Inter prenderebbe in considerazione, la situazione legata a Leoni e poi le altre situazioni invece in uscita. Insomma, parleremo del calciomercato in casa Inter a 360 gradi. Come al solito vi ricordo anche quei pochi semplicissimi click come il like e l'iscrizione che aiutano sempre tantissimo il canale. Iniziamo dalla trattativa Lookman, dalla situazione Ademola Lookman. Dopo il no all'Arsenal, che quindi confermava che un interesse dalla Premier c'era, stamattina la Gazzetta dello Sport aveva diffuso un po' la notizia di uno stop alle trattative con l'Inter che stava già virando su altri obiettivi. In realtà non si tratta di un vero e proprio stop, quanto di un Inter che in questo momento resta in attesa e attende soprattutto che venga fatta un po' chiarezza nella situazione tra Lookman e l'Atalanta, quindi non provando a fare un rilancio tra virgolette al buio, ma attendendo anche un prezzo da Bergamo. L'Inter un rilancio lo farà, non andrà oltre i 50 milioni complessivi, quindi 45 più 5 di bonus. Il problema è capire all'Atalanta cosa chiederanno per Ademola Lookman, perché si è vociferato anche che potrebbero chiedere lo stesso prezzo di Cop Miners, quindi 52 più 6. In quel caso l'Inter potrebbe essere tagliata fuori, anche perché per un giocatore che è sicuramente eccezionale dal punto di vista tecnico ed è ciò che serve all'Inter, ma parliamo comunque di un giocatore di 28 anni, un giocatore che finora praticamente non sta facendo la preparazione coi compagni, un giocatore che partirà per la Coppa d'Africa, insomma 60 milioni sembrano una cifra un tantino importante. L'Inter al momento però resta in attesa, non ha assolutamente abbandonato la pista Lookman, anzi proprio anche in virtù del forcing che sta facendo il calciatore e i suoi agenti, l'Inter non intende lasciare la possibilità di portare il calciatore a Milano. Certo, a meno che poi da Bergamo non arrivino segnali negativi sulla richiesta del prezzo. Stamattina la Gazzetta dello Sport parlava anche di eventuali alternative, quindi con l'Inter che potrebbe dirottare il budget di Lookman su due profili diversi. Uno è Sancho, l'altro è Frendrup. Secondo me sono due profili che difficilmente vedremo all'Inter o che comunque potrebbero essere quasi un ripiego. Perché prendiamo il caso di Sancho, il costo è decisamente più basso, il calciatore va in scadenza 2026, il costo intorno ai 20, al massimo 25 milioni. Certo, l'ingaggio è molto più importante, quindi bisognerà poi trattare su quello e sperare che possa accettare circa 6 milioni all'anno. Perché dico che sarebbe un ripiego? Innanzitutto perché Sancho è un calciatore che fa molto più l'esterno, anche quando allo United è partito dalla tre quarti poi si allargava tanto, non è il calciatore che va a giocare proprio tra le linee come Lookman e soprattutto è un calciatore che negli ultimi anni ha lasciato un po' a desiderare, ecco, bisogna un po' rilanciarlo e quindi si passa da un calciatore che negli ultimi 3 anni è stato decisivo con l'Atalanta e che rappresenta tutto quello che servirebbe all'Inter sulla tre quarti ad un calciatore dal costo decisamente più basso da rilanciare e magari anche da adattare a fare quel tipo di lavoro che Kivu potrebbe richiedere a Lookman. Tra l'altro, se si passa da Lookman, che costa circa 50 milioni complessivi, ad un calciatore da 20-25, insomma significa un po' aver abbassato il tiro su chi inserire in rosa. La Gazzetta parlava anche di Frendrup, la situazione Frendrup è molto differente, al momento l'Inter non sta trattando Frendrup, anche perché bisognerebbe che avvengano le cessioni prima di Aslani e poi di Zielinski, perché è un reparto più che saturo in questo momento. Quindi sono due situazioni che secondo me, ecco, l'Inter dovesse davvero virare su Sancho, significa che forse allora non c'era tutta questa volontà di prendere Lookman a 50 milioni, ma io non credo che questo avvenga, anzi io credo che l'Inter proverà fino all'ultimo a prendere Lookman. Poi ribadisco, se ci fosse una virata del genere, allora significa che si va a cercare semplicemente l'occasione di mercato. Dicevamo in apertura anche la situazione riguardante la difesa.
Ecco, io se proprio l'Inter non dovesse prendere Lookman e non dovesse trovare un'alternativa valida per quel prezzo, e allora a quel punto si potrebbe dirottare l'investimento anche sul reparto difensivo, che comunque ha bisogno di qualcosa, lo ha dimostrato in queste prime amichevoli. Per età e per caratteristiche il reparto difensivo avrebbe bisogno di una pedina, perché per caratteristiche sappiamo abbiamo difensori lenti, forse ad eccezione di Bissek, che è quello un po' più prestante dal punto di vista atletico, poi gli altri sono difensori lenti, e l'Inter, che sta provando ad attuare un gioco fatto di pressing alto, fatto di un baricentro alto, una linea difensiva che comunque lascia spazio alle spalle, ha bisogno di qualche calciatore più veloce e in qualche calciatore anche più giovane, perché non va dimenticato che è vero, ad oggi nel gioco delle coppie l'Inter ha le due coppie sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra, sia per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, però la coppia è formata da Acerbi e De Vrij. Adesso non tanto l'olandese, che comunque è un classe 92, 33 anni, quindi va per i 34 il prossimo anno, però è un'età ancora tutto sommato accettabile per un difensore. Negli ultimi 2 anni non è stato proprio falcidiato dagli infortuni, 6 partite saltate l'ultima stagione, 10 nel 23-24. Il problema riguarda principalmente Acerbi, classe 88, quindi età decisamente più avanzata rispetto a De Vrij. Il prossimo anno andrà per i 38 anni e negli ultimi 2 anni ha saltato diverse partite, l'ultimo anno addirittura ha saltato 18 partite per infortunio, nel 23-24 erano 13 partite. Vuol dire che comunque è un Inter che non può affidarsi ciecamente alla resistenza fisica, alla condizione fisica di un calciatore che va per i 38 anni nel 2026. Per quanto riguarda gli eventuali innesti, De Winter è sfumato, è ormai ad un passo dal Milan, ma De Winter sarebbe stato subordinato alla cessione di Pavard o Bissek. L'Inter sembra aver blindato Bissek, a meno che non arrivino offerte superiori ai 40 milioni, e secondo me anche giusto, come avevo detto in altri contenuti, se l'Inter dovesse cedere per una cifra vicina ai 40 milioni Bissek, ben venga. Se lo deve cedere per 30 milioni, assolutamente non è un ottimo affare. Inter che invece cederebbe più volentieri Pavard, che però ecco, fa fatica a trovare interesse sia per età sia soprattutto per un ingaggio importante, quello di Benjamin Pavard. Perché l'Inter starebbe pensando di cederlo? Perché sicuramente sta in questi anni, questi 2 anni all'Inter, ha avuto un rendimento decisamente più basso di quello che ci si poteva aspettare da un top player. Occhio, non dico che Pavard è un flop, però ci si aspettava molto di più da quello che è arrivato effettivamente già come un top player, un calciatore che comunque aveva vinto Champions, il mondiale con la Francia, quindi ci si aspettava qualcosina in più, cosa che al momento non è arrivata, ecco, soprattutto nell'ultimo anno ha lasciato un bel po' a desiderare Pavard. Per quanto riguarda Leoni, in questo momento la situazione è decisamente complicata, perché la richiesta del Parma rimane altissima, rimane vicina ai 40 milioni, richiesta che poi tra l'altro ha fatto virare anche il Milan su De Winter, e soprattutto aumenta l'interesse dalla Premier, con Liverpool in primis interessato a Leoni, non ha ancora mosso passi ufficiali, però chiaro che per quanto Leoni voglia restare in Italia, per quanto apprezzi il progetto di Chivu, se si muove in Liverpool ovviamente diventa poi una squadra difficile da rifiutare. Ecco, secondo me all'Inter in questo momento servirebbe tantissimo un innesto in difesa, e se proprio non dovessimo riuscire a prendere Lookman, quindi se si dovesse virare su altri calciatori e non si troverebbe un calciatore all'altezza di Lookman, quindi se dovessimo rinunciare al nigeriano e poi se ci fosse il bisogno insomma di trovare un'alternativa, che o si trova un'alternativa che effettivamente può dare quanto da Lookman, oppure a quel punto dirottare l'investimento in un altro reparto che comunque ha bisogno assolutamente di qualcosa. Per quanto riguarda le situazioni invece in uscita, tutto fatto per Sebastiano Esposito. Alla fine il Cagliari ha vinto il duello col Parma, 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita, che portano quindi l'introito dell'Inter dalle cessioni intorno ai 30 milioni di euro, introito importante, cessioni che però non sono terminate qui. Su Aslanic e il Bologna l'Inter lo valuta 18 milioni, al momento cifra ritenuta alta dagli emiliani.
Insomma, si proverà comunque a cederlo e si spera di non farlo in prestito. L'Inter vuole cederlo a titolo definitivo. E poi c'è la questione Taremi, che riscuote comunque interesse in Premier. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, l'Inter lo valuta 8 milioni. Sensazione che comunque questa possa essere una settimana importante. Non c'è una vera e propria deadline, perché abbiamo capito che l'affare Lookman ha preso un po' la piega della trattativa dello scorso anno tra la Juventus e Coppa Miners. L'Inter attende ancora, però insomma questa settimana probabilmente inizieremo a capire cosa può succedere in questa situazione per portare il nigeriano a Milano. Inizieremo a capire se ci sono i margini oppure se l'Inter dovrà virare altrove. In generale ad oggi è un Inter che ha bisogno di qualche altra pedina, in particolare come dicevamo in difesa. Forse avrebbe bisogno di qualcosa anche a centrocampo, però lì è ovvio che devono esserci delle uscite, perché quantitativamente sono tanti i centrocampisti in rosa. E purtroppo sappiamo che per caratteristiche comunque servirebbe anche un Lookman, servirebbe un calciatore estroso, bravo nell'1 contro 1, un calciatore che dia imprevedibilità sulla tre quarti, che forse in questo momento è l'unica vera caratteristica che manca all'attacco dell'Inter. Quindi insomma vedremo anche poi come si evolverà il mercato. Magari con qualche altra cessione si riesce a fare il doppio colpo e allora sarebbe un mercato da 8,5-9. Al momento è un mercato che ha portato sì qualcosa di positivo, che però presenta ancora delle mancanze, soprattutto secondo me, al di là delle caratteristiche del reparto avanzato, mancanze soprattutto per quanto riguarda la difesa, che in questi amichevoli è il reparto che sicuramente sta soffrendo maggiormente. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Cosa ne pensate di questi ultimi movimenti? Se questi 40-45 milioni voi li investireste su un attaccante, quindi su Lookman o su un'alternativa a Lookman, oppure se secondo voi potrebbe essere una soluzione migliore quella di puntare su un difensore. Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.